Salve e benvenuti a Gormitology. Io sono Jack Sunset e in questo video ho voluto fare qualcosa di un po' diverso. Ho voluto preparare un video sui gormiti, ma reinterpretati come dei Pokémon. Non è mica per approfittare appieno del Pokémon Direct appena uscito, o perché queste settimane non sono riuscito a lavorare a nessun video. No. Ok, forse in parte. Comunque, avevo in mente questo video da diversi anni e volevo approfittare di questa strana circostanza. E diciamo che la preparazione di questo video mi ha fatto capire quanto la produzione di un gioco associato ad un franchise influisce sul design dei personaggi e viceversa, cosa di cui parleremo alla fine del video per bene. Aspetto può tornarmi utili per le prossime serie del mio gioco dei Gormiti, Gormiti a Strega Arena ed eventuali progetti personali, ma può anche darvi un'idea a voi di come sarebbe potuto essere un videogioco dei Gormiti, che fosse a turni, che fosse altro, ma più o meno anche ragionare sull'applicazione di meccaniche di gioco all'interno di una serie di collezionabili, in questo caso nei Gormiti. Detto questo, quindi direi di cominciare con una descrizione di quello che ho fatto, partendo dal world building. In Pokémon, recentemente il sistema magico si è paradossalmente avvicinato a quello dei Gormiti. Mentre un tempo i tipi dei Pokémon sembravano essere più che altro un modo per semplificare le caratteristiche di attacchi e resistenze, ora sono categorie di fondamento del mondo stesso, elementali, come mostrato dall'esistenza di Terapago e Teracrystal nell'ultima generazione o Regidrago in quella precedente, creando quindi 19 elementi fissi che si mescano tra loro nelle creature del mondo Pokémon. Le principali differenze però fra il mondo dei Pokémon e quello dei Gormiti sono due. La prima, basata sui tipi, è che gli elementi di Gorm sono solo 5, con l'aggiunta di luce e tenebre, e le loro evoluzioni Neoson, non considero niente al di fuori della Natural Leashed. E soprattutto non si mescolano quasi mai questi 5 elementi, nei rari casi in cui questo avviene, ad esempio nell'aria, nella terza serie, si è comunque associati ad un solo elemento, l'aria, nonostante vengono definiti in realtà Gormiti di fuoco, al contrario dei Pokémon invece che hanno ciascuno uno o due elementi associati e possono usare mosse di vari elementi più come archetipi che come effettivi elementi. L'altra enorme differenza è che i Pokémon sono al pari di specie animali che si riproducono, si evolvono, non necessariamente come individui, ma anche come specie. Quindi c'è più di un Pokémon, più di un Pikachu, più di un Charizard, mentre i Gormiti sono singoli individui, parti della stessa specie, in un certo senso. La specie dei signori della natura, vedete i discorsi video per la definizione, ma ciascuno con abilità molto diverse fra di loro. E solo in Natural Leash viene utilizzato un sistema di specie per i Gormiti, come lo vediamo utilizzato per i Pokémon. Per lo scopo di questo video analizzeremo i vari personaggi come se fossero Pokémon leggendari, quindi unici, e con versioni alternative in altri universi per dare abilità differenti. Quindi per ogni Gormito ho immaginato come sarebbe stato nel mondo dei Pokémon. Sfortunatamente non ho le risorse per sviluppare un character design di questi Pokémon Gormiti, ma ho voluto provarli a immaginare presenti nel gioco, quindi con le caratteristiche di gioco dei Pokémon, partendo da tipo, abilità, per poi fare una valutazione marginale di statistiche e mosse imparabili, dato che farle completamente sarebbe stato veramente troppo lavoro. E come ho detto, ho avuto poco tempo. Queste caratteristiche nel mondo dei Pokémon servono per caratterizzare il Pokémon stesso. Cosa può fare, come interagisce con altre creature del mondo, quindi ci fa capire meglio chi è con piccoli dettagli di caratterizzazione. Anche piccoli dettagli come l'ordine dei tipi assegnati è rilevante perché sono in ordine di priorità, oppure le relazioni fra i tipi sono fondamentali. Inoltre, la caratteristica importante dei tipi è la Stab, la Same Type Attack Bonus. Un Pokémon di un tipo, usando le mosse del suo stesso tipo, le rende più forti. Quindi diciamo che l'avere un tipo indica quale mosse che può usare sono più potenti. Spero di aver dato comunque un'idea. Ok, dopo questa introduzione cominciamo. Partiamo col popolo della Terra e quindi con il suo signore della natura, Geos. Geos sarebbe quindi un Pokémon terra con
Prima abilità pressione, e qui subito abbiamo un modo per caratterizzare i signori della natura. Infatti, per rendere meglio il loro ruolo, ho pensato che fosse consono mettere i signori della natura solo il tipo del proprio elemento, se non strettamente necessario, come vedremo più avanti. E come prima abilità pressione. Non tanto per l'effetto che, vabbè, diminuisce la quantità di mosse utilizzabili dell'avversario, ma perché in Pokémon questa abilità è usata tematicamente per dare un'impressione di potenza e autorità ai vari Pokémon leggendari che la posseggono, quindi Dialga e Palkia ad esempio. Ho deciso quindi di dar loro un'altra abilità alternativa per rendere al meglio le loro caratteristiche. Quindi come abilità secondaria ho voluto dargli forza pura, che aumenta l'attacco, per rappresentare il suo essere signore della potenza. Il martello iconico di Geos non può essere rappresentato da nessuna abilità che si trova in Pokémon, quindi verrebbe banalmente rappresentato attraverso le mosse possibili che si possono assegnare, tipo Gran Martello, oppure una mossa peculiare creata ad hoc che può valere per qualsiasi cornita questa lista. Proseguiamo con Trematerra. Ho deciso di dar anche a lui solo il tipo terra. Come abilità ho deciso di dargli Silico Forza, che aumenta la potenza delle mosse terra se c'è una tempesta di sabbia, per rappresentare la sua enorme abilità in generale ai terremoti potentissimi. Sfortunatamente la tempesta di sabbia c'entra poco con Trematerra e in generale i gormiti, forse uno che può utilizzare la tempesta di sabbia tematicamente. Ma in Pokémon le condizioni atmosferiche e i campi sono un modo per approfittare del territorio favorevole del proprio elemento. Quindi in questo caso è un modo per rappresentare che nel suo territorio le mosse di tipo terra sono più forti. Inoltre, come seconda abilità ho pensato a Pelle Dura, per rappresentare le placche di roccia che lo ricoprono. Chiaramente, come Moonset avrebbe mosse come Terremoto e Forza Equina. Proseguendo, Scova Nascondigli è stato estremamente complesso da fare. Questo perché alcune delle sue caratteristiche non sono molto rappresentabili nel mondo dei Pokémon. Per cominciare, il tipo sarebbe nuovamente un terra puro, e per le abilità mi sono soltanto dovuto basare su Pokémon simili sulle capacità. Quindi, basandomi su Dugtrio e Sandslash, gli ho dato Trappo Arena, che non permette di ritirarsi per rappresentare l'abilità nello scavo e quindi di raggiungere sempre il suo avversario, e Unghie Dure, che aumenta la potenza delle mosse con artigli, tipo quelli che ha sulle braccia. Come abilità nascosta ho dato Sorveglianza, che aumenta la potenza degli attacchi se il bersaglio è presentato in campia, più per il nome che per l'effetto. Passando a Furia Cieca ho deciso di rendere la sua enorme furia con il tipo Terra Buio. Questo non perché è cieco, ma perché in Pokémon il tipo buio è spesso utilizzato per rappresentare caratteri più negativi, tra cui la rabbia. In alternativa avevo considerato il tipo lotta, ma credo che il buio sia più adatto. Come abilità ho voluto dargli Gran Collera e Spirito Vivo, per rappresentare la sua furia, mentre la sua abilità nascosta ho pensato a Denti Stretti. Diciamo, sono tutte abilità che aumentano l'attacco subendo o dando danni, oppure per Spirito Vivo è semplicemente così arrabbiato da non riuscire a dormire. Gravitus invece mi sembra chiaro debba essere un tipo terra lotta, a rappresentare la sua enorme forza muscolare, e l'abilità che gli ho assegnato ha l'intento di sottolineare questo suo aspetto. Infatti ho voluto dargli l'abilità Forza Bruta. Avrei potuto dargli la stessa abilità di Geos, ma per rappresentare il suo desiderio di raggiungere il suo signore in potenza, l'abilità attuale aumenta sì l'attacco, ma a costo di non riuscire a applicare gli elementi secondari delle mosse, un po' per simboleggiare il fatto che non ha ancora raggiunto il livello del suo signore della natura. Per Talps ho voluto lo stesso processo logico applicato allo Scova Nascondigli, quindi come abilità mi sono ispirato a Dugtrio, e in questo caso anche a Excadrill, entrambi talpe. Quindi come tipo abbiamo un terra puro, e le abilità sono Trappo Arena e Sabbio Velo, che aumenta l'elusione di tempeste di sabbia, rappresentando quindi la capacità di evitare gli attacchi scavando. Ho valutato anche di aggiungere il tipo normale, ma dato che questo tipo rappresenta spesso Pokémon basati su mammiferi, ma non ne sono troppo convinto. Terminiamo il popolo della terra con Schienacciaio, il più diretto del popolo. Di tipo terra acciaio ho pensato di dargli abilità Lotta Scudo e Guscio Scudo, entrambe abilità che evitano i brutti colpi, rappresentando quindi la sua enorme difesa. Già lo vedo usare Ricciolo Scudo per aumentare le sue difese e Schiacciacorpo, una mossa che infligge danno basandosi sulla difesa invece che l'attacco. Essendo il popolo della terra molto semplice concettualmente, specialmente in prima serie, ho fatto il possibile per sottolineare l'unicità di ciascuno, evitando il più possibile ripetizioni, ma più di così non sono riuscito a fare. Proseguiamo col popolo della foresta, partendo dal signor Tasarau. Seguendo il criterio stabilito con Geos, ecco che Tasarau è un'erba puro con abilità pressione. Mi sono anche messo a ragionare un'abilità che sottolineasse le sue braccia multiple, ma non ce n'è una. L'unica che potrebbe funzionare in senso lato è Abil Legame, che permette di effettuare il massimo di colpi
per le mosse a più attacchi, tipo doppia sberla. Sfortunatamente controllare Machamp, l'unico Pokémon con 4 braccia, non aiuta granché e non ci sono nemmeno chissà quali mosse che fanno uso di questa caratteristica. Quindi, se non si genera un'abilità o mossa basata su braccia multiple, questa sua caratteristica fisica peculiare non può essere sottolineata attraverso le meccaniche di gioco di Pokémon. Mimeticus è un caso diverso. L'abilità di poter avvelenare può essere messa dandogli il tipo erba veleno, ma la velocità può essere tranquillamente rappresentata dalla distribuzione delle statistiche. Quindi si potrebbe dare una velocità assurda con basse statistiche difensive e basse anche offensive. Ma dato che in questo video, se mi fossi messo ad assegnare le statistiche ai vari personaggi non avrei finito più, ho pensato di rappresentarlo anche con le abilità. Le abilità che ho pensato per lui sono piedi svelti e clorofilla, due abilità che aumentano la velocità rispettivamente se afflitti da un potere di stato come bruciatura o paralisi e con la condizione atmosferica del sole, condizione atmosferica spesso associata al tipo erba. Saggio distruttore è stato invece parecchio difficile da caratterizzare, non ho potuto fare altro che dargli un tipo di erba puro, dato che la lotta l'ho data a un altro Gormita dello stesso popolo più adatto a mio parere, e per le abilità ho scelto Cuor Deciso e Denti Stretti. Il primo dato il suo carattere, mentre il secondo solo per l'outwork Energeia dove spacca qualcosa con i denti poderosi. Sfortunatamente essendo un personaggio con poche unicità da un punto di vista di design risulta un po' blando anche come implementazione in gioco. Florus invece è parecchio semplice. Per il tipo ho scelto banalmente di tipo erba veleno, dato che tutta la sua gimmick si basa sull'avvelenare, mentre le abilità che ho voluto dargli sono Regal Fiore e Fiorvelo, non tanto per gli effetti che aiutano la squadra in caso di condizioni di sole, ma per l'ovvio motivo tematico. Frusta letale invece è stato paradossalmente più complicato da caratterizzare. Gli ho assegnato un'erba puro e non ho trovato nessuna abilità basata sulla sua frusta, quindi gli ho voluto dare la banale abilità clorofilla, dato la sua agilità, già menzionata prima, e il copricapo, che impedisce danni alle condizioni atmosferiche, dato il suo cappellino. Sfortunatamente la sua caratteristica chiave può essere rappresentata principalmente dalle mosse imparabili come frustata a Volgibotta, ed è la stessa strada che è stata presa da Tangela, l'unico Pokémon paradossalmente basato completamente sulle liane. Passiamo a Strapparami. Se sapete il mio hobby nei suoi riguardi, potete capire perché volevo presentarlo con un tipo erba normale, ma mi sono trattenuto lasciando anche a lui erba puro. Data la sua blandità, io ho dato anche abilità legate al tipo erba, come foglia manto e pelo d'erba, due abilità che non mi interessano davvero. Una aumenta qualche statistica sotto al sole, l'altra mi pare aumenta la difesa se c'è il campo erboso, non mi ricordo. Finiamo con il mio pupillo della foresta invece, il picchiatore. Qui ho voluto seguire un'idea simile a quella di Gravitos, quindi un tipo erba lotta con abilità macro forza, che al contrario di quella di Gravitus ha lo stesso effetto data da Geos, ma ha un nome meno da signore della natura. Con una build del genere, dandogli vari attacchi basati sui pugni e mosse come mazzolegno, questo diventa un mostro di potenza assurda. Se vogliamo fare in competitivo, gli diamo anche un choice spect, aumentare speed per 2. Actually. In linea generale, anche la foresta della prima serie è poco caratterizzata, eccetto specifici individui. La foresta ha il vantaggio che, avendo tutti gormiti adattabili a tipi erba, ha un'abilità che si potrebbe aggiungere a tutti i membri, quindi erba aiuto, quella che viene data agli starter, che aumenta la potenza delle mosse di tipo erba a bassa vita. Passiamo al popolo del mare con il signore Poivrons, che rendiamo tipo acqua puro, chiaramente con abilità pressione. Con abilità extra vedo bene Pelle Arsa, che permette di curarsi se si viene colpiti da mosse acqua o sotto la pioggia, ma si perde più punti vita se colpiti da mosse fuochi o sotto il sole. Sfortunatamente la testa da polpo può essere sottolineata solamente dal moveset, aggiungendo mosse basate sui tentacoli e magari un Octozuka, mossa speciale basata sull'essere un polipo. Per Medusa Antica ho avuto problematiche basate sui poteri magici, che si ripresenterà in altri gormiti, quindi ne discutiamo adesso. Nei gormiti, dopo la seconda serie, la magia e lo psicopotere vengono divisi in due cose diverse, e l'ho interpretata una come arti magiche e l'altra come poteri psichici. In Pokémon questi due diversi modi di alterare la realtà vengono rappresentati in maniera confusionaria. Certo, i poteri psichici sono rappresentati unicamente dal tipo psico, ma la magia è strana. Questa infatti viene alcune volte rappresentata con il tipo psico e in altre con il tipo folletto. Per lo scopo di questo video userò il folletto per indicare la magia pura e certa, più che altro perché in Pokémon viene rappresentata da creature carine,
mentre in Gormiti non ci sono creature carine. Mentre userò lo psico quando non è molto chiaro di quale delle due si fa uso, oppure quando mi sembra più consono dal punto di vista di character design o tematico. Nel caso di Medusa Antica la questione mi ha lasciato così di spiazzo che ho deciso di lasciarle il tipo veleno, come unico riferimento al suo potere di avvelenare, mentre per l'abilità ho deciso Idratazione, che cura invece di essere colpiti da mosse di tipo acqua, e Magic Scudo, che annulla gli effetti non dannosi dagli attacchi. Martello invece è molto più semplice da adattare. Data la sua forza bruta ho scelto di dargli il tipo acqua lotta, mentre per l'abilità ho trovato adatte Pelle Arsa, già citata in precedenza, e Nuoto Velox, che aumenta la velocità di un Pokémon sotto la pioggia. Entrambe a sottolineare che Martello fuori dall'acqua è molto indebolito, e la pioggia è la condizione di stato che promuove l'acqua, quindi molto consona. Proseguiamo con Mantra. Sfortunatamente Mantra non può essere rappresentata appieno da tipo e abilità, e come per Mimeticus si può rappresentare al meglio attraverso le statistiche e le mosse. Ma ho fatto il possibile. Quindi Mantra è un tipo acqua puro, con Affilama e Nuoto Velox come abilità, a sottolineare le sue pinne taglienti e rapidità. Come statistiche avrebbe un'alta velocità, non estrema quanto Mimeticus, e un buon attacco fisico. Successivamente abbiamo Tenaya e Granchios, che voglio discutere assieme. Questo perché i due Gormiti hanno molte caratteristiche in comune, e per questo voglio usare il tipo e l'abilità per differenziarli il più possibile. Essendo entrambi con una dura corazza e almeno una chela, mi sono guardato le loro caratteristiche e Granchios sembra essere quello più difensivo, mentre Tenaya il più offensivo dei due. Quindi ho deciso di differenziare di conseguenza. Tenaya è di tipo acqua roccia, con abilità ipertaglio, che aumenta le mosse basate sulle chele, e guscio scudo, che abbiamo già menzionato. Mentre Granchios l'ho voluto rendere acqua acciaio, con guscio scudo e idrorinforzo. Questa abilità potenzia la difesa se colpiti da mosse di tipo acqua. Il motivo di questa differenziazione principale del tipo è che il tipo roccia è più offensivo, sacrificando la precisione, mentre l'acciaio è più difensivo, con meno mosse da grande output di danno. L'unica problematica è che si perde l'abitudine, stabilita nel mondo Pokémon, di rendere i Pokémon granchio dei tipi roccia. Terminiamo il mare con Delos. La sua caratterizzazione non è molto precisa, ha una chela, un tentacolo e un terzo occhio psichico. Le sue abilità psichiche possono essere facilmente rappresentate dal tipo acqua psico, e il suo essere versatile può essere fatto attraverso l'abilità occhio interiore, che permette di colpire tipi spetti con mosse normali e lotta, e delle abilità agonismo e tenacia. Una aumenta l'attacco fisico e l'altra l'attacco magico, ricevendo una riduzione di statistiche. Si può proseguire la sua versatilità dandogli mosse basate su chela, tentacoli, gestendo le statistiche in maniera equa sia in attacco che in difesa. Il Popolo del Mare prima serie è già molto più ispirato di quel che si può pensare e decisamente più adatto alla trasposizione in Pokémon. Uno dei motivi principali più importanti è il fatto che ci sono fin troppi Pokémon tipo acqua, quindi è facile adattare qualsiasi creatura acquatica nel mondo Pokémon. E, come per la Forestia, c'è un'abilità applicabile a tutti, Acqua Aiuto, che potenzia le mosse di tipo acqua a bassa vita. Passiamo al Popolo dell'Aria, a partire dal signore Noctis, di tipo volante puro, e chiaramente pressione. Aggiungere altre abilità è stato complesso, poiché Noctis non ha un'idea centrale di design. È un grosso uccello con degli artigli alla fine delle mani e grandi poteri magici offensivi. Volevo ispirarmi a Xatu, dato che ha un taglio degli occhi simili, ma le abilità di Xatu sono troppo basate sui poteri psichici. Quindi ho deciso di basarmi sul suo ruolo e dargli vento propizio, rendendo un dominatore dei venti, quindi immune da essere colpito da attacchi basati sul vento, e anzi, questi li potenziano. Successivamente con Magica Vedetta la scelta era semplice, Volante Folletto, ispirandomi anche a Cutiefly. Avrei potuto dare il tipo coleottero, ma mi sono voluto concentrare sulla sua magia. Il suo essere un insetto può essere presentato con l'abilità Aiuto Insetto, che potenzia le mosse coleottero a bassa vita. Inoltre con l'altra abilità possibile ho pensato a Sorveglianza, dato il suo ruolo da vedetta. Il tipo coleottero l'ho voluto lasciare a Pungolo, rendendolo quindi Volante Coleottero. Come abilità ho voluto dare nuovamente Aiuto Insetto e come altra abilità ho pensato a Intrapasso, che ignora le barriere dell'avversario. Però qui immaginata come mossa che le perfora con il pungigliore che ha in testa invece che evitarle. Aquila Solitaria è sempre stato un Gormita blando, a tal punto da diventare il design base dei Gorbattenti dell'aria. Quindi l'ho voluto rendere normale. Per rendere la sua blanditudine, tra le abilità ho messo Pelle Cielo, che rende le mosse normali di tipo volante, così che non può approfittare della stab di tipo normale. Oppure Levitazione, che non gli permette di essere colpito da mosse terra, cosa già presente come caratteristica del tipo volante. Quindi come abilità nascosta ho voluto un minimo dargli qualcosa di sensato. Unghie dure, così da rappresentare anche, non solo con il muset, la sua capacità di attaccare con gli artigli. Severo Guardiano ha un'altra storia.
Certo, ha anche lui il tipo normale volante, ma al contrario di quella segretaria lo rende dotato di un'abilità molto potente, ali raffica, che rende come prioritarie le mosse di tipo volante, il che vuol dire che comunque le colpisce sempre per primo, per citare la sua norma di velocità citata nelle carte. Inoltre, a rappresentare i suoi poteri elettrici dell'Energheia, nel suo moveset sono presenti attacchi di tipo elettrico. Los è già più diretto e chiaro. Dotato di incredibili poteri mistici, ho deciso di assegnargli il tipo psico, sia per separarlo da magica vedetta, che per il fatto che gli dona di più visivamente. Come abilità ho voluto assegnargli Magic Specchio, abilità che riflette le mosse di stato dei nemici, e Tenacia, già citata precedente, che aumenta l'attacco speciale. Semplice, pulito e funzionante. Becco d'acciaio, d'altro canto, non mi convince pienamente. Ovviamente, gli ho dato il tipo volante acciaio, ma ciò rischia di dargli un vantaggio difensivo che non gli appartiene più di tanto. Per le abilità ho voluto dare Imprudenza. Questa abilità ha più senso come effetto che come nome. Imprudenza ignora ogni modifica di statistica dell'avversario, sottolineando la sua inarrestabilità. Una nota importante per il popolo dell'area è la convenzione usata in Pokémon. Infatti per la maggior parte del franchise non si è avuto nemmeno un Pokémon di tipo volante puro, usando spesso il tipo volante normale. Questo fino a Tornadus, incarnazione dei venti. Quindi ho voluto rappresentare questa cosa anche qui con il popolo dell'aria, lasciando soltanto il tipo volante puro al signore della natura, Noctis. Passiamo quindi ai popoli di Magma e Lava, partendo da Magmion. Qui ho deciso di smuovere un po' lo stereotipo del signore della natura, dato che ne abbiamo due di signori del vulcano. Quindi per differenziare Magmion e Lavion ho deciso che Magmion è di tipo fuoco buio, con un'abilità ovviamente pressione e anche agitazione come abilità secondaria. Questa abilità impedisce di mangiare bacche a tutti gli altri Pokémon in campo. Questa scelta, un po' randomica vedendo l'effetto, è perché agitazione ha un'altra abilità usata per rappresentare nello specifico autorità e paura, quindi perfetta per il signore del terrore. E il tipo buio è azzeccatissimo. Continuando con il popolo del magma abbiamo Electricon, ovviamente elettrofuoco. Non avendo garanzie interessanti alle fuori della sua elettricità, io ho dato le 3 abilità più elettriche che ho trovato. Strappapensieri invece è chiaramente un fuoco psico, con abilità di lettura mentale, quindi premonizione o traccia, che permettono di conoscere le mosse e abilità degli avversari. Ho voluto dargli anche pelle dura, per rappresentare le scaglie di roccia che ha. Proseguendo con il traditore, Maio infuocato, è strano. Perché a primo impatto gli diresti che ha un tipo fuoco lotta, è perfetto, ma bisogna considerare che il modo migliore per rappresentare il suo corpo roccioso, dovuto alla lontananza del vulcano, è l'uso del tipo fuoco roccia. Per risolvere la questione in un modo ideale è il generare una nuova abilità, che gli fa effettuare il cambio da roccia a lotta quando si viene colpito da mossa di tipo fuoco, rappresentando quindi un avvicinamento al vulcano. E dopo essere stati colpiti da una mossa di tipo fuoco si ottiene l'abilità Ferro Pugno, che potenzia le mosse basate sui pugni. Oppure, se non si vuole seguire con questa strada, si può utilizzare Termoscambio, che ha un effetto simile. Aumenta l'attacco se si viene colpiti da una mossa di tipo fuoco e si utilizza il tipo fuoco lotta. Dando quindi il fuoco lotta a Maio infuocato, a Insecticus gli si può dare il tipo fuoco roccia, per rappresentare il suo corpo durissimo. Per citare il suo nome si potrebbe dare Aiuto Insetto, in alternativa oppure Guscio Scudo, è un ulteriore modo per sottolineare la sua resistenza fisica. Passando ad Arachno, mi piace vederlo come un fuoco veleno. Per quanto il coleottero sarebbe un'ottima alternativa, l'acido può essere rappresentato dal tipo veleno in Pokémon. Questo succede per esempio nella linea evolutiva di Gulpin. Tra le abilità possiamo vedere Aiuto Insetto, ovviamente, Corrosione, qui più per nome che per effetto perché permette di avvelenare i tipi acciaio, che normalmente sono immuni al veleno, e Spietatezza, come abilità nascosta per rappresentare il suo carattere spietato e crudele. Finendo Popolo del Magma, Guardiano Urlante è stato difficile da caratterizzare come Pokémon. Come tipo infatti ho lasciato Fuoco Puro, poiché il tipo Suono non esiste in Pokémon, e le altre caratteristiche non mi sembravano così impattanti da essere incluse dal tipo la roccia del suo corpo o l'acciaio dei suoi artigli. Per le abilità mi sono basato completamente sull'aspetto sonoro dei suoi poteri. Quindi Punk Rock e Antisuono. Una aumenta la potenza delle mosse basate sul suono, mentre l'altra annulla i danni ricevuti dalle mosse basate sul suono. Spesso utilizzata dai Pokémon basati su questa caratteristica per indicare che può rispondere con la stessa potenza o è già immune. Passiamo quindi al popolo della lava, comandato da Lavion. In questo caso, per contrapporlo a Magmion, ho deciso di dargli il tipo Fuoco Lotta. Per l'abilità abbiamo la solita pressione dei signori della natura e un'abilità ottima per lui, Arroganza, che aumenta l'attacco ogni qualvolta si sconfigge un nemico, perfetta per Lavion. Inoltre si può valutare anche l'Ipertaglio come abilità nascosta per sottolineare la sua chela, ma semplicemente dargli un moveset basato sulle chele può bastare a mio parere.
A noi multiforme invece ho voluto renderlo al meglio, dandogli il tipo fuoco normale. In Pokémon infatti il tipo normale non viene usato solo per i mammiferi o per indicare una banalità, ma anche per indicare la mancanza di tipo o anche tutti i tipi, quindi perfetto per un mutaforme. Con l'abilità ho voluto sottolineare questo aspetto senza però dargli il potere di cambiare tipo, dato che non ne è capace. Quindi gli ho dato adattabilità, che aumenta le mosse del tipo del Pokémon utilizzatore, e scioltezza, che evita la paralisi. Inoltre i suoi poteri elettrici credo che possano essere rappresentati al meglio da un moveset adatto invece che da un intero tipo. Proseguiamo quindi con Mastodontico, il quale è troppo generico per avere un tipo chiaro. Sono in dubbio se dargli il tipo lotta o meno, dato che lui è solo straordinariamente forte, perché è grosso. Quindi trovo più adatto un fuoco puro, con abilità arroganza, adatta al suo carattere. Sparafuoco è la stessa cosa ma dal punto di vista magico. Infatti Sparafuoco è principalmente basato sullo sparare forti getti di fuoco e lava, e quindi il tipo fuoco puro sembra l'ideale. Come abilità gli si potrebbe dare Fuoco Ardore, che annulla i danni subiti da mosse fuoco aumentando invece la potenza delle mosse di quello stesso tipo. Oppure Traccia, per far sapere che ha poteri di controllo mentale, i quali possono essere presentati al meglio anche da mosse imparabili di tipo psico. Malvagius invece è un caso molto strano. La soluzione più ovvia è dargli il tipo fuoco buio, data la sua malvagità, ma se qualcuno contestasse, volendogli dare il tipo drago, io non posso fare altro che dargli ragione. Al contrario degli altri tipi Pokémon, il drago non ha dei criteri particolari per essere affidato. Come tipo rappresenta forza mistica e antica allo stato puro, ma nulla di chiaro e conciso, l'unico legame è solo un vago senso di rettile. In questo caso, nella prima serie, l'unico a cui lo affiderei è proprio Malvagius, dato il suo aspetto brutale, ma direi che in altre serie ci sono candidati decisamente migliori e il fratello del diavolo merita il tipo buio. Come abilità ho voluto dargli la stessa idea di potenza del Signore del Magma, rendendolo quindi un mini Magpion del popolo della lava. Lavor non è un caso altrettanto particolare. Non sapendo che tipo dargli, ho deciso di sottolineare la sua natura da calderone corazzato, ma senza esagerare, dandogli quindi il tipo fuoco roccia, aggiungendo al suo lato difensivo le abilità Magma Scuro, che evita il congelamento, e Corpo di Fuoco, che brucia chi lo colpisce a contatto. A sottolineare il fatto che è composto di lava colante, roccia fusa. Terminiamo infine con Angelo Infuocato. Il tipo è ovvio, fuoco volante era la scelta migliore, ma per le abilità non ho avuto alcuna idea di come comportarmi. Gli ho dato corpo di fuoco, dato il suo corpo lavico, ma niente di più. Al massimo potrei fare come Aquila Solitaria e dargli un'abilità inutile come levitazione. Chiaramente, con i popoli del vulcano si può applicare su tutti l'abilità aiuto fuoco, che aumenta la potenza delle mosse tipo fuoco a vita bassa. Inoltre, tecnicamente dovrei dare a tutti la combinazione fuoco roccia o terra, perché sono composti da lava e non solo fuoco. Ma renderebbe più noiosa la serie e molto meno variegata. Direi di fermarci qui con la prima serie. Quindi, dopo tutto questo, cosa abbiamo imparato? Cosa abbiamo capito? Beh, partendo da ciò che è stato detto a inizio video, un sistema di gioco influenza i personaggi, e i personaggi influenzano il sistema di gioco. Parte del successo di Pokémon è proprio questa narrazione, non solo attraverso le descrizioni del Pokédex e la storia stessa, ma attraverso le meccaniche di gioco. Il sistema tipi è una prima definizione di cosa il Pokémon sa fare, prima ancora di leggere la descrizione del Pokédex, e descrive anche le sue interazioni con altri Pokémon. Ad esempio Durant e Hatemore, menzionati a inizio video. Poi, successivamente, le statistiche permettono di rappresentare appieno il rapporto di potenza fra le varie creature che abitano il mondo, chi è più veloce, chi più vento. Successivamente, con la loro introduzione in terza gen, le abilità hanno dato una rappresentazione più accurata delle unicità di ciascun Pokémon. Ad esempio Shedinja e Vigoroth. Certo, non sempre sono chiare o notabili, ma quando ci sono e quando le vedi in atto, puoi notare anche alcune caratteristiche del Pokémon che non possono essere raccontate unicamente attraverso il tipo o l'aspetto. Infine, le mosse imparabili permettono di avere un ulteriore strato di caratterizzazione, specialmente in presenza di mosse peculiari fatte ad hoc per il Pokémon in questione. Certo, il sistema simile non può rappresentare al 100% ogni caratteristica dei Pokémon, e soprattutto nel momento in cui lo applica ad altri sistemi, può montare le sue mancanze. È fatto per rappresentare i suoi di personaggi e il suo sistema magico. I Gormiti al contrario non hanno troppo bisogno di un tipo a rappresentarli, dato che sono per lo più gli stessi 5 elementi che si ripetono. Inoltre il sistema di super efficacia è
poco pratico su Corm. Data la limitatezza degli elementi, le dinamiche sarebbero per lo più le stesse ed è facile generare problemi di bilanciamento in gioco. Però, al di fuori di questo, c'è da dire che in linea generale il sistema del gioco dei Pokémon fa un buon lavoro nel rappresentare anche il sistema del mondo dei gormiti. Le statistiche, abilità e la selezione delle mosse fanno da chiari metodi per distinguere i suoi personaggi. Il sistema degli archetipi, che ho messo nel gioco a Gormiti Strega Arena, quello che ho fatto io, citato all'inizio, esiste per questa ragione. E in un certo senso è un'unione di abilità e selezione delle mosse. Oltre al fatto che i gormiti possono usare soltanto le mosse del proprio elemento, questi possono usare anche le mosse del loro specifico archetipo, quindi tecniche che sono in comune fra Tizio con le chele, Tizio con la frusta, vari gormiti, possono essere usati anche da altri gormiti con le stesse caratteristiche, permettendo quindi di dar loro più caratterizzazione. Inoltre alcuni archetipi hanno anche l'effetto di abilità. Beh, detto questo, chiaramente il video è un modo per spammare Gormiti Strega Arena. Mi ci sto rimettendo, ragazzi, mi ci sto mettendo per bene, sto utilizzando una piattaforma Dextrus, credo che dovrò utilizzare un po' di soldi che guadagno passivamente dalle pubblicità, quindi a cui devo ringraziarvi, per proprio fare i layout per bene, fare le cose per bene. Sto un pochino rifacendo tutto vagamente da capo, così da avere un metodo più efficiente, più rapido per la produzione delle carte. Quindi io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. Non so quanto diamine ho registrato, ho paura che sia troppo lungo questo video, però se ci siete riusciti, dai Roma, dai. L'ho fatto un po' di fretta, ragazzi, quindi vi chiedo scusa, sono riuscito soltanto adesso a farlo. Quindi grazie per aver visto il video, alla prossima.